Ciao ragazzi, due chiacchiere velocissime su un argomento che in queste ore sta un po' creando scompiglio all'interno appunto dei vari post Facebook e quant'altro, cioè lo scivolamento della gomma anteriore Tiger 900 GT Pro. Quindi parliamo della misura 190-19. Allora, primo equipaggiamento, tutte da quello che è la mia info sono Metzeler Tourance Next, gomma che tra l'altro io utilizzavo alla fine su Tiger 800 e con la quale mi sono trovato meglio che con altre. Detto questo, scivolamento può essere causato da più fattori, come infatti stiamo discutendo. Il primo fattore, se carichiamo un passeggero o valigie posteriori e passeggero, è bene indurire tutto, appunto il precarico del mono posteriore, come vi dicevo nel video delle sospensioni. Un'altra cosa, prima di uscire, soprattutto in questo periodo in cui le oscillazioni di temperatura tra caldo e freddo sono molto accentuate, io per esempio ieri sono uscito alla mattina, ho incrociato anche temperature di 4 gradi, per poi rientrare a casa con una temperatura più vicina ai 20 gradi, e questo fa sì che se voi monitorate la pressione pneumatici cambia tanto. Uscire alla mattina con il freddo, la gomma ovviamente, per la legge dei gas che dice che la pressione per il volume è uguale a una costante per la temperatura, che cosa significa? Che più la temperatura è bassa, più la pressione del mio pneumatico sarà bassa, perché il volume non cambia del pneumatico e neanche la costante. Quindi controllare sempre a freddo, soprattutto adesso in brutta stagione, la pressione dei pneumatici, 2,5 consigliata all'anteriore, 2,9 al posteriore, e soprattutto andare a verificare con il precarico posteriore di indurirlo, perché se noi non lo induriamo la moto resta ovviamente molto leggera di anteriore. Oltretutto, quando guidiamo in due, soprattutto se siamo in discesa, andiamo a caricare noi col peso un pochettino di peso sull'anteriore. Poi ci si può gestire la regolazione dell'anteriore, ma è un problema questo dello scivolamento che nasce soprattutto dal posteriore, ma ancora di più dal discorso pressione pneumatici non corretta. Quindi secondo me, prima di allarmarsi, facciamo un paio di prove. Poi ci sono pneumatici che magari si sposano un pochettino meglio, un pochettino peggio con la nostra moto. Io personalmente mi trovo bene con le Tourance Next, queste era un po' che non le guidavo, perché da quando ho avuto il Tiger 800 in poi ho sempre utilizzato le Dunlop Meridian, e credo che sarà il mio prossimo equipaggiamento per la strada. Eventualmente dovessi valutare qualche giretto in off-road, opterò sicuramente per altro. Ma parlando di strada, comunque Metzeler Tourance Next è una gomma più che buona. Quindi probabilmente lo scivolamento della moto all'anteriore sta in altre parti, sta in altri luoghi. Oltretutto, ultima cosina, vi dico anche che con la sezione anteriore da 100 è facile avere questa sensazione che la moto vada molto, cioè molto giù. Io infatti ho guardato le mie gomme a livello di usura, l'anteriore è praticamente chiuso e il posteriore manca ancora, proprio perché la moto è molto maneggevole anche grazie al profilo stretto dell'anteriore. Ovviamente il profilo stretto porta anche a questo, che si usa tanto la gomma, e all'inizio, essendo tutta cerata, anch'io ho avuto qualche problemino di scivolamento, ma è bastato andare a lavorare su quell'angolo di piega in sicurezza, strada asciutta, un paio di curve senza esagerare, e questo problema è completamente sparito. È ovvio che una volta che prendi paura ti si strizza un pochettino e dici meglio che sto attento, ho paura di... Però considerate che il pneumatico anteriore delle nostre Tiger 900, che appunto ha una sezione di 100, viene utilizzato molto, a differenza magari del 120 o del 110. Quindi porre molta attenzione a questi due o tre aspetti qua mi sembra fondamentale. Poi ci scambieremo più avanti, quando sarà ora di cambiare pneumatici, anche io non vedo l'ora, ci scambieremo commenti e sensazioni su altre marche di gomme. Però per ora quello che posso dire per il Metzeler, io sono contento e vi consiglio di appunto andare a controllare queste due cosine: mono e pressione delle gomme, sempre, soprattutto adesso che fa freddo. Ciao dal Tigerista.